Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la tote bag che avete intravisto nelle slide di inizio video e nella foto di copertina. Per chi non conoscesse la tote bag, si tratta di una borsina piatta, nel mio caso misura 38 x 42 cm e generalmente si usa riposta all'interno delle nostre borse da tutti i giorni per essere poi utilizzata negli acquisti quotidiani. Quindi invece di andare a comprare le buste di plastica, se vogliamo, plastica ecologica o riciclabile, quello che sia, e molte persone optano per una soluzione differente e anche personalizzata. Ne esistono di infinite tipologie stampate, scritte, rivestite, eccetera. Io ho pensato di omaggiarvi con la mia versione e vorrei creare una tote bag a carattere stagionale. Mi riprometto quindi di andare poi stagione per stagione a integrare le altre tote, quindi ne prenderò 4 e inizieremo da questa che riguarderà la primavera, sarà un pochino a tema primavera. E ho realizzato delle foglioline, cuor di foglia le chiamo io perché sembrano dei cuoricini ma in realtà sono delle foglioline. Vi insegnerò come si fanno, spero di aver fatto cosa gradita, che vi piaccia questo video. Prima di passare all'occorrente e al tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video e a lasciarmi anche un like. Come al solito vi invito a passare dalla mia pagina Instagram, vi lascio il link in descrizione. Per realizzare questo progetto occorre una tote bag quanto più neutra possibile, un paio di forbici, un ago da lana e del cotone da lavorare con un uncinetto 3. Nel mio caso io ho scelto varie colorazioni del cotone Iggy. Per saperne di più chiedetemi tutto nei commenti. Questo è l'occorrente per realizzare il nostro progetto. Ovviamente sarete liberissimi di stravolgerlo, quindi con i vostri colori, con i vostri filati. Io ho optato per un cotone perché mi sembra assolutamente il materiale più adatto a una borsina così leggera ed anche alla primavera. Ma andiamo subito al tutorial. Come avrete notato, le dimensioni delle foglioline sono variabili, quindi vi farò vedere entrambe le versioni in modo da farvi poi scegliere quella che preferite, oppure potrete anche naturalmente mixarle come ho fatto io. Per cominciare andiamo a realizzare un anello magico. A proposito, se avete difficoltà con questi primi passi fatemelo sapere nei commenti, sarò ben contenta di realizzare un video apposta sull'anello magico, ad esempio. Eseguiamo la classica catenella da anello magico e ne aggiungiamo altre 2, quindi 3 catenelle in totale. A questo punto andiamo a realizzare all'interno del nostro cerchio magico 6 maglie alte. Terminata la sesta maglia alta, andiamo a realizzare una maglia altissima, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel cerchio, riestraggo il filo, chiudo 2 e chiudo 2. Da qui facciamo 2 catenelle e andiamo a ripuntare l'uncinetto nella maglia di base, quindi di fatto nella maglia altissima, in questo modo, spero che si veda bene. E ci chiudiamo con una maglia bassissima, facciamo il classico pippiolino. Continuiamo con un'altra maglia altissima. A questo punto non ci resta che procedere a specchio, quindi riandiamo a eseguire le 6 maglie alte. E le 3 catenelle.
ci andiamo a chiudere con una maglia bassissima, sempre nell'anello magico. Una catenella di sicurezza, andiamo a tagliare il filo, lo sfiliamo e chiudiamo bene la nostra fogliolina. Per fermare del tutto vado semplicemente a fare un nodino tra i due fili, stringendo un pochino, tirate un po', per dare anche un piccolo twist a questa fogliolina. A questo punto nascondiamo i fili e tagliamo le eccedenze. Questa è la prima versione, ovvero la fogliolina più piccina. Ora vi mostro come si esegue la fogliolina un pochino più grande. Andiamo a replicare la foglia che abbiamo appena visto, quindi un anello magico, 3 catenelle in totale, 6 maglie alte, una maglia altissima, 2 catenelle, rientriamo nella maglia di base, quindi facciamo il pippiolino, aggiungiamo una maglia altissima e proseguiamo a specchio, quindi altre 6 maglie alte, 3 catenelle, ci chiudiamo con un punto bassissimo, sempre all'interno del nostro anello magico. Dobbiamo semplicemente aggiungere un giro di maglia bassa, sostanzialmente, ma vi faccio vedere nel dettaglio come vado a procedere. Eseguiamo una catenella e saltiamo questo piccolo archetto andandoci a inserire nell'ultima delle 3 catenelle di inizio giro con una maglia bassa. Nel punto successivo eseguiamo un aumento, quindi 2 maglie basse. Ora una maglia bassa, successivamente un'altra maglia bassa, ancora una maglia bassa, una quarta maglia bassa, una quinta ed una sesta. In totale abbiamo una maglia bassa, un aumento e 6 maglie basse. Ci troviamo al pippiolino. Nel pippiolino andiamo a inserirci con l'uncinetto ed eseguiamo nello stesso punto una maglia bassa, una mezza maglia alta ed una maglia bassa. Proseguiamo a specchio, 6 maglie basse, un aumento, nel punto successivo una maglia bassa e ci andiamo a chiudere con una maglia bassissima, sempre all'interno del nostro cerchio magico. Ecco qui la fogliolina un pochino più grande. Stringiamo bene il nostro filo, andiamo a fare la nostra catenella di sicurezza, tagliamo, sfiliamo il filo e andiamo, come fatto in precedenza, a fissare le nostre estremità con un nodino. Anche qui naturalmente andiamo a nascondere i fili e a tagliare le eccedenze. Ecco la differenza tra le due foglioline. Vi faccio vedere la terza versione. Per realizzare la terza versione replichiamo i primi 2 giri della nostra fogliolina e andiamo ad aggiungerne un terzo con una catenella, saltiamo il primo punto e andiamo direttamente a puntarci nel secondo realizzando un aumento. Nel punto successivo realizziamo un altro aumento, quindi facciamo 2 aumenti dopo aver saltato la prima maglia. Qui andiamo a realizzare invece delle maglie basse, 3, 4, 5, 6 e
7 maglie basse, ci troviamo dove era il picciolino, entriamo nella mezza maglia alta del giro precedente ed eseguiamo una maglia bassa, una maglia alta ed una maglia bassa nello stesso punto. Procediamo ora a specchio, quindi con 7 maglie basse, due aumenti, quindi un aumento costituito da 2 maglie basse e un secondo aumento costituito da 2 maglie basse, una maglia bassa e ci andiamo a chiudere con una maglia bassissima all'interno del nostro cerchio magico. Continuiamo come al solito a stringere un pochino il nostro anello magico, catenella di sicurezza, andiamo a tagliare il filo, sfiliamo e andiamo come sempre a fare un piccolo nodino tra le due estremità. Ecco qui la versione numero 3 della nostra fogliolina, del nostro cuor di foglia. Ve le avvicino tutte quante in modo che possiate vedere la differenza. Ora io naturalmente non ho ancora nascosto né tagliato le eccedenze, però questo è il risultato. Cosa ho fatto dopo? Ho realizzato con tutti questi colori, questo eccolo qui è il rosa, con tutti questi colori ho realizzato altre foglioline delle varie dimensioni, quindi quello starà anche naturalmente a voi stabilire quante di quali dimensioni e di quali colori, è a vostro gusto assolutamente. Vi faccio vedere invece ora come andiamo ad assemblare queste foglioline alla nostra tote bag. Per andare a cucire le nostre foglioline potete intanto procedere a vostro gusto, quindi la composizione poi sarà assolutamente personale. Vi mostro il procedimento, poi naturalmente andrete avanti da voi. Per andare a cucire le nostre foglioline dobbiamo tener conto di non passare con l'ago anche nella parte inferiore, nel secondo pannello, perché altrimenti la borsina poi non si aprirebbe più. Allora, intanto andiamo con l'ago per il primo punto all'interno per andare poi a fare il nodino finale. Stabiliamo più o meno l'altezza nella quale vogliamo posizionare la nostra fogliolina. Naturalmente, se avete un disegno prestabilito, potete tranquillamente tracciare delle linee con la matita per poi andare a trovarvi il vostro punto senza difficoltà. Prendiamo il nostro filo, facciamo passare, lasciando una piccola codina naturalmente all'interno, e prendiamo anche, incorporiamo il nostro, la nostra piccola fogliolina. A questo punto dobbiamo continuare la nostra cucitura. Da qui ci reinseriamo nel filo e andiamo a riprendere una porzione, ecco fatto, di pannello, facendo sempre attenzione a non prendere la parte posteriore. In questo modo, lavorando parallelamente, quindi senza bucare più di tanto, ma andando a spizzicare, dovreste avere molta meno difficoltà. Tiriamo il filo, ecco fatto, vedete, non si vede assolutamente neanche la cucitura. Ci andiamo a spostare un pochino e andiamo a riprendere un piccolo punto. Ecco fatto, ne riprendiamo un altro e prendiamo anche stavolta, non so come mettermi per farvi vedere meglio,
Ne riprendiamo un altro. Io passo proprio in mezzo al filo, vedete? Proprio per essere sicura di nascondere quanto più possibile il filo di cucitura e fare un lavoro molto più pulito e rifinito. Ecco fatto. Facciamo passare. Vedete già come si va a fissare senza che si veda assolutamente nulla. Ovviamente finite tutto il giro, rifate passare il filo nella parte inferiore, quindi lo andiamo a riprendere qua e uniamo le due codine con un nodino. Ovviamente per non avere fili in eccesso all'interno, una volta che andiamo ad annodare nella parte del retro, una volta che andiamo ad annodare qui sotto, andiamo poi sempre con l'ago a reinserire un pochino il filo all'interno della lavorazione e a tagliare le eccedenze, esattamente come ci comporteremmo con un filo per la lavorazione ad uncinetto. Lo andiamo a reinserire nella lavorazione e poi tagliamo l'eccedenza. In questa maniera anche all'interno non si vedrà tanto disastro, ok? Cerchiamo di rimanere quanto più puliti possibile con il lavoro. Anche la scelta del filo per cucire appunto fa la differenza. Se andassi adesso a prendere un filo nero si vedrebbe molto di più sia all'esterno che all'interno. Potrebbe capitarvi, come nel mio caso, di voler andare a sovrapporre alcune foglioline ad altre. In questo caso è inutile andare ad ammattirsi cercando di prendere per forza anche il pannello in tessuto. Ci basterà andare ad unire, come vi mostro, la prima lavorazione alla seconda. Vedete, io sono passata esclusivamente attraverso i fili di lavorazione della fogliolina sottostante, non sono andata sotto. Tirando poi un pochino la cucitura vedrete che non si vedrà assolutamente nulla. Qualche fogliolina dopo, ecco come si presenta la mia tote bag terminata. Io mi sono mantenuta in pieno stile Sayubi naturalmente e quindi non ho ecceduto nella colorazione e nella composizione, sono rimasta sul minimal e sul raffinato. Io trovo che sia davvero originale senza dubbio ed anche sicuramente attira l'attenzione. Non ne ho viste realizzate così in giro. Naturalmente sarà poi a voi andare a creare la vostra composizione preferita con il vostro numero di foglie preferito. Quindi se magari aveste la necessità o comunque semplicemente a vostro gusto voleste una borsina più piena, potrete tranquillamente, realizzando più foglioline, andare a riempirla. Potrete anche andare magari a rivestire il lato opposto. Io ho deciso di lasciarla proprio così come la vedete, quindi soltanto un lato decorato con queste foglioline che ricordano molto la primavera. Ho intenzione di replicare questo progetto stagionalmente, quindi andremo avanti anche con l'autunnale, l'invernale e l'estiva quando sarà l'ora. Ovviamente cambierò tutto quello che state vedendo in questo momento e spero che mi seguirete, che vi piacerà divertirvi con me a realizzare queste simpatiche tote bag. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video con un bel like ed un commento. Vi invito naturalmente, come al solito, ad iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella come già vi ho ricordato ed anche a seguirmi sulla mia pagina Instagram. Vi auguro una fantastica settimana e noi ci vediamo al prossimo tutorial.